Oggi mi sono tolto gli occhiali proprio per guardarvi nelle palle degli occhi e chiedervi: ma che cos'è veramente un videogame? Per anni ce l'hanno venduto nei negozi di giocattoli come un giocattolo. Poi è diventato materiale di elettronica di consumo da Euronics, da GameStop. MediaWorld. Ma a noi videogiocatori non ce n'è mai fregato nulla dove comprare o che denominazione merceologica fosse un videogame. Esatto. A noi interessava giocare e collezionarlo. Esatto. Io sono Giovanni E io sono Flavio. e questo è Retro G. Sigla! Insomma, per tantissimi anni abbiamo comprato un prodotto, ovvero qualcosa di fatto e finito, qualcosa che potevamo inserire nella nostra console e poter giocare quando volevamo, anche a distanza di millenni, paradossalmente. Ma diciamo che l'industria si è evoluta e anche noi ci siamo evoluti con essa. Internet ha cambiato un po' tutto. Microsoft con la prima Xbox in modo, diciamo, blando e poi con la Xbox 360 ha introdotto un metodo di comprare i giochi alternativo. Quello che è diventato oggi, purtroppo, lo standard, ovvero il digital delivery. Questo che cosa ha comportato? Da una parte i videogiochi avevano quello che prima non potevano avere, ovvero una parte di espandibilità degli add-on, dei correzioni. La classica patch al day one era impensabile ai tempi del Super Nintendo, no? O ai tempi del Nintendo 64, ma anche ai tempi della PlayStation. Esatto. Quindi non tantissimi anni fa. No, Oggi però è diventata praticamente una prassi. Non solo questo, praticamente il videogioco in sé è diventato da prodotto fatto e finito a prodotto in divenire, ovvero un servizio. La più grande espressione di questo concetto è proprio un'altra invenzione di Microsoft odierna. alla faccia di Microsoft che non ha cambiato niente. Esatto. Che si chiama Game Pass. Game Pass, esatto. Che cos'è il Game Pass, Fra? Il Game Pass è un servizio che è offerto da Microsoft che ha più tagli di prezzo. Noi in realtà citiamo quello più importante, quindi il Game Pass Ultimate, che costa ben 17,99 € al mese. Ogni anno ci hanno aumentato i 2 euro, i 3 euro. Però comunque siamo arrivati comunque a una maturità del servizio che è esponenziale, direi molto più che eccellente. Perché possiamo giocarlo ovunque, possiamo avere i giochi addirittura al day one, quindi esattamente anche per i più hardcore gamers abbiamo i giochi anche al day one. E diciamo che la politica di Microsoft di acquisizione degli studios È proprio per questo, per arricchire ancora di più il Game Pass, quindi renderlo ancora più apprezzabile da un po' tutta l'utenza, PC, console, cellulari, perché comunque si può usare praticamente ovunque. Ma a chi conviene questo Game Pass? Questo Game Pass di sicuro non conviene comunque ai grandi publisher. tipo l'Arian Studios. Ti pare che loro si mettano a mettere il gioco sul Game Pass? Baldur's Gate 3 sul Game Pass non ha senso, perché comunque Microsoft paga un tot, una royalty sicura, Esatto. diciamo che fa una previsione di quanto dovrebbe vendere il gioco e gli dà un guadagno sicuro. Questo conviene alle piccole software house, quelli emergenti, o comunque a chi vuole avere un guadagno sicuro dal proprio gioco senza rischi di sorta. Esatto. Ma sicuramente non conviene ai grandi sviluppatori. Infatti la Microsoft ha adottato questa politica di acquisizione di tutte le più grandi i più grandi IP del mercato per poterli per poterseli produrre in casa i videogame. Quindi abbiamo assistito alla trasformazione di videogiochi a una specie di Netflix. Sì, esatto. La cosa, praticamente questo è diventato un servizio, è esattamente un servizio. Esatto. Tu ti fai questo abbonamento, accendi la tua console, e parlo di console, non sto dicendo Xbox, perché credo che arriveremo anche altrove. Sì. Quindi accendiamo Stiamo arrivando già. Esatto, accendiamo la nostra console, andiamo, addirittura in alcuni casi non serve neanche scaricarlo il gioco, quindi fisicamente non dobbiamo averlo scaricato nel nostro hard drive. Ce l'abbiamo sul cloud, quindi noi non possediamo assolutamente nulla. Se poi un giorno non abbiamo, che ne so, abbiamo iniziato quel gioco, voglio andarlo a riprendere, non c'è più sul Game Pass. Perché decide Microsoft se lasciare un gioco nel Game Pass o se metterlo. E la cosa ci avvisa ogni mese. Ma la cosa più grave è che se noi volessimo comprare un gioco standalone che non sia sul Game Pass, ma anche sul PlayStation Store,
e spendere quegli 80 euro per comprarlo, perché di solito i giochi AAA costano quello, il costo Sì, dei esatto. giochi più importanti, in realtà non stiamo comprando il gioco, ma compriamo una licenza di utilizzo. Questa licenza di utilizzo è quello che ha fatto preoccupare un po' tutta la comunità dei videogamer. È vero, Che cosa è successo? Allora, c'è stata una petizione che, vabbè, avrete sentito praticamente da mesi che se ne parla. Ovunque. Stop Destroying Video Games. Questa qua è una petizione solamente europea perché comunque si sono un po' svegliati i nostri conterranei. Cosa hanno fatto? Hanno fatto questa petizione per raggiungere il Parlamento europeo per cercare di cambiare un po' tutto quello che sta succedendo in questo momento con i videogames. Questo perché? Perché c'è stato un susseguirsi di eventi, uno di quelli che possiamo citare è quello di Ubisoft con The Crew, gioco che in realtà mi ha sempre fatto cacare. Puzza, che puzza. Però comunque... Al di là di questo, tu non puoi prendere un gioco e poi ritirarlo. Esatto. Comunque, oltre questo, cosa è successo? Che a un certo punto hanno deciso di spegnere il gioco. E per contentino, perché dopo c'è stata tutta questa, diciamo, sommossa da parte comunque degli utenti, ha detto per tutti quelli che avevano The Crew, con solo €1 vi prendete The Crew 2. Dopo che loro chiaramente c'erano un sacco di giocatori appassionati che erano andati avanti nel gioco, o comprato DLC e quant'altro, si sono visti il gioco che comunque avevano pagato, quindi tutto pagato, Esatto. è stato spento, quindi i server sono spenti e inutilizzabili. Stessa cosa è successa a Concord della Sony, ma diciamo che il punto è questo, la preservazione del videogame. Perché questo? Perché il videogame ormai sta stretto nei connotati di gioco. È vero. Ormai per le tematiche trattate, per il budget col quale si costruisce un videogioco e si crea un videogioco, sono budget hollywoodiani, diciamo. Assolutamente sì. E per tutto ciò che vuol dire il videogame oggi nella cultura moderna, non può essere più definito solamente un gioco. Il videogame è diventato cultura pop, è entrato nella nostra cultura e molto spesso è una bellissima forma d'arte. Moltissimi videogiochi sono delle opere d'arte e la preservazione di queste opere d'arte è una cosa importantissima per noi videogiocatori, ma anche per la consultazione futura di chi vuole studiare questo brand. Quindi dobbiamo pensare anche a questo. Il problema si pone. Un altro esempio di tutto ciò è proprio, è successo da poco, Super Mario Bros. Wonder. La Nintendo è una delle ultime case produttrici di videogiochi che ha lasciato il fisico come un'opzione valida di acquisto per i giochi, e comunque tutti i giochi single player possono essere fruiti anche offline, tranquillamente. Ma ha fatto discutere il fatto che Super Mario Bros. Wonder, inserita la cartuccia su Switch 2, ti richiede una patch obbligatoriamente per poter giocare, e soprattutto un check online. È diventato un gioco, sì, è diventato un gioco sempre online, quindi always on DRM, sì, come tutti gli altri. Quindi già questo ci ha cominciato un po' a fare preoccupare, a farci interrogare a tutti, ma il videogioco in cosa si sta trasformando? Ora facciamo delle ipotesi, va bene, Flavio? Vediamo se diciamo questa petizione al Parlamento europeo andasse a buon fine e il Parlamento decidesse di attuare dei provvedimenti per cui i publisher dei giochi devono adottare determinate regolamenti per poter pubblicare un gioco. Ad esempio, renderlo fatto e finito al day one, oppure darci una patch che ci permetta di giocare offline nonostante il gioco sia totalmente online. Esatto. Questo che cosa comporta? Comporta la dilatazione estrema dei tempi di sviluppo e anche dei costi, ovviamente. E questo potrebbe anche rendere, diciamo, poco appetibile il mercato europeo per i publisher, e quindi metterci un po' in secondo piano e venirsi a creare quella che era successo in passato, situazione bruttissima che c'era negli anni 90 di discrasia praticamente fra le varie nazioni. Un gioco usciva in Giappone, poi dopo 6 mesi in America e dopo 5 anni arrivava in Europa e dopo 7 arrivava in Italia, se arrivava. Poi un'altra cosa, questo vale per le grandi IP, perché una volta c'erano solo grandi IP, adesso ci sono tantissimi IP indie, piccoli sviluppatori, che non possono sostenere il costo, questi costi di gestione elevati, questi tempi di sviluppo elevati, e che quindi
rischiamo realmente di perderci quelle che sono delle perle proprio nel nostro territorio, che verrebbe forse discriminato. Ma questo è, diciamo, il quadro, quello più negativo in assoluto, Tragico che più c'è. tragico in assoluto. Esatto. Diciamo che potrebbe anche succedere che il Comitato Europeo possa imporre ai vari publisher di creare una parte sempre offline dei giochi, di modo che si possa usufruirne sempre. E ovviamente lasciar stare i giochi che sono sempre online, tipo Fortnite, che sono dei giochi Vabbè, quelli online, giocano, quelli si deve non ha giocare per senso forza, esatto, poterli esatto, giocare in single player e offline, quindi Concordo. che per loro natura possono essere un The Last of Us, che senso ha? Ma anche un Gran Turismo 7 Anche che un deve Gran Turismo restare sempre online. Che motivo Cioè, ne ha? su questo siamo tutti d'accordo, va bene? Esatto. Ora però ci lasciamo con questo interrogativo. Tutto ciò a cosa porterà secondo voi? Scrivetecelo nei commenti, cominciate ad uccidervi nei commenti come fate sempre, che a noi ci fate tanto ridere Esatto. e ci fate tanto emozionare. Ogni tanto rispondiamo, però ragazzi, ci andate giù pesante. Va bene, infatti. Detto questo. Diciamo che se siete arrivati fino a qui e la vostra sanità mentale è ancora intatta, è un miracolo. E celebriamo questo miracolo Esatto. dicendovi di iscrivervi al canale e soprattutto di usufruire di questa nuova funzione che si chiama Die Hype. Questa cazzatona di Questa hype. stronzata che hanno inventato YouTube. YouTube. Che però ci può aiutare, quindi Sì. diciamo che ci piace. Sì, ci piace perché diffondere il verbo di questo piccolo e insignificante canale sarebbe qualcosa che ci aiuta a crescere e che magari ci potrebbe aiutare a fare qualche video in più. Dai, Esatto. invece di 1, 2 la settimana. Vabbè, salutateci le vostre suocere e con questo vi salutiamo. Ciao ragazzi! Ma proprio perché ti sei fissato con queste suocere? Flavio, non puoi capire. Continuiamo.